Ciao belli! Come avete potuto vedere mi è successo un bel patatrack l'anno scorso e fortunatamente ne siamo usciti vivi sia io che la moto, soprattutto io. C'è stata veramente un lungo periodo di stop, per la moto è stata via un anno praticamente, un pochino di più dal meccanico, io all'incirca 6 mesi con la riabilitazione. Mi hanno tagliato la strada con un furgone, io per evitare di andargli addosso mi sono spaccato piede e moto, e dopo questo lungo parto fatto di dolore, sangue, sacrifici e soprattutto soldi, finalmente abbiamo revisionato il mostro. È stata finalmente ultimata e sistemata e non vedo l'ora di farvela vedere e sapere un po' i vostri pareri, i vostri commenti, se abbiamo fatto un bel lavoro a sistemarla. È stata veramente rivista completamente, le parti più importanti, motore, telaio, sospensioni, cerchi, freni, quelle sono rimaste ancora della vecchia moto, ma per il resto è stato completamente sistemato. Fari, lampadine, le carene, le leve dei freni, le manopole, le selle, completamente sistemate e riviste. E quindi ora è il gran giorno. Oggi, today is the day, finalmente l'abbiamo qui, è tornata a casina e questa è la sua presentazione. Lasciate perdere il lenzolino, abbiamo finito i soldi per sistemare la moto, quindi il lenzuolo è così coi fiori. Siete pronti? Oh, ale. Ah, che razza di pezzo di figa di moto! Per chi non lo sapesse, è una YZF Yamaha R6, 600 di cilindrata, 4 cilindri in linea, classico, 132 cavalli per 68 Nm di coppia e un peso di 160 kg, quindi il rapporto peso-potenza è pauroso, veramente bellissima da guidare. Secondo non solo me ma gli esperti, la R6 sono le versioni dei 600 migliori che ci sono in circolazione, anche se poi anche a livello estetico secondo me è una delle più belle che abbiano mai fatto, nonostante comunque sia vecchia, perché del 2006-2007 l'anno della versione, fa ancora la sua bella figura. A livello estetico sono fatte veramente da Dio. Come potete notare abbiamo optato per la livrea MotoGP di Quartararo, livrea Monster. Penso che sia una delle più belle che abbiano mai fatto e non ce ne sono molte, non ne ho vista quasi forse una dalle mie parti, e quindi volevo una cosa che non si vedesse proprio tutti i giorni. E vi dico già che io l'ho usata un paio di volte già e ci sono occhi curiosi, sembrano che non abbiano mai visto una moto e mi hanno fatto già complimenti durante il tragitto, quindi direi che fino adesso abbiamo fatto la scelta perfetta. È stato cambiato veramente di tutto e vi dico già che il serbatoio non è un proprio serbatoio ma è un copriserbatoio, ovvero un guscio che va posizionato sopra il serbatoio. L'opzione era verniciare quello sotto originale o, visto che le carene in dotazione davano anche questo guscio, abbiamo deciso di appoggiarglielo sopra, sistemarglielo. Non è perfettamente aderente ai lati ma fa la sua bella figura. È lo stesso copriserbatoio che usano in pista quando si va a girare in pista, danno in dotazione le carene ABS
il copriserbatoio, in modo che quando uno cade non vai a rovinare o spaccare il serbatoio, dato che c'è il rischio che comunque possa fuoriuscire benzina. Le selle sono state ricoperte da un tessuto antiscivolo, volendo abbiamo anche il sellino posteriore monoposto. È stato fatto questo rivestimento antiscivolo perché le selle originali si tendeva a scivolare parecchio. Non vi dico le tuonate che ho dato ai coglioni sul serbatoio certe volte, quindi abbiamo voluto ricoprirle con questo materiale antiscivolo. Abbiamo montato delle pedane completamente regolabili, sia in altezza che in lunghezza, leve e frizioni anche quelle regolabili, manopole del gas domino, ma secondo me il tocco di estetica in più, la ciliegina sulla torta di questa moto, sono gli specchietti. Sono ripiegabili, regolabili e sembrano un po' le alette della Ninja H2R. Hanno una buona visibilità, il materiale è ottimo, è rigido, non è plasticotto. Ormai hanno tutte queste alette appendici aerodinamiche e hanno voluto riprendere anche sugli specchietti. Secondo me hanno fatto strabene, sono veramente belli. Abbiamo uno scarico Termignoni che era già presente sulla moto e è uno scarico completo, collettori e scarico, e ora scommetto che non volete l'ora di vederlo suonare. Adesso ve lo faccio sentire. Bene ragazzi, questo breve video termina qui, finalmente l'abbiamo presentata, l'abbiamo svelata al mondo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi porterò con me più avanti sicuramente per le strade di Bergamo e dintorni. In pista la vedo dura visto il periodo, ma vi posso assicurare che la moto attira parecchio l'attenzione, anche perché non se ne vedono di queste livree nei paraggi. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, importantissimo iscriversi al canale, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao belli!